Quante volte avete sentito parlare di Steinhardt e magari molto spesso non in maniera così lusinghiera? Beh, io probabilmente sono tra i tanti che osteggiano molte volte questa Steinhardt anche da tanti anni, da tanto tempo, da quando se ne parla nella sezione Homage, sezione tra l'altro sul forum Orologi e Passioni, abbastanza osteggiata, una sezione che ha sempre vissuto insomma delle storie e delle regole particolari. Non è questo il tema del video, ma insomma di Steinhardt si parla spesso e se ne parla con riguardo agli homage. E quindi in questa nuova puntata di Beato tra gli orologi, la nostra puntata domenicale per passare una mezz'oretta assieme prima dell'inizio di una nuova settimana lavorativa in maniera un po' spensierata, cercando di vedere assieme quelli che sono i cataloghi delle Maison, voglio vedere assieme a voi e reagire assieme a voi proprio al catalogo Steinhardt per capire effettivamente ma che orologi fa questa Steinhardt. Quindi senza perdere altro tempo lanciamo la sigla e iniziamo la nostra puntata. Sigla. Benvenuti o bentornati nella nostra stanza degli orologi per questa nuova puntata del nostro format domenicale Beato tra gli orologi. Stanza degli orologi dove qui su TOC parliamo di orologeria, collezionismo, ma soprattutto è diciamo l'argomento che più mi piace è la storia che grandi uomini hanno compiuto con i loro orologi al polso. Non so quanta storia sia stata fatta con uno Steinhardt al polso e so però che si tratterà di una puntata controversa, sono pronto a tutto, purché naturalmente le critiche siano pacate ed educate come sempre, quindi senza perdere altro tempo andiamo sul sito di Steinhardt assieme e vediamo un po' che cosa combinano questi tedeschi. Sì, perché Steinhardt è tedesca e noi di orologeria tedesca ultimamente ne parliamo spesso. Andiamo. Eccoci qua sul sito di Steinhardt con questo orologio in copertina. Non mi sembra un orologio che voglia imitare qualcosa, sebbene Steinhardt sia veramente famosa per tanti homage fatti nel corso del tempo. Non so bene, già si vede qualcosina qua sotto, adesso guarderemo più nel dettaglio. Non so bene che direzione ha preso ultimamente. Vi dicevo che sono tedeschi ma si fregiano dello Swiss made perché evidentemente rispettano tutte le regole per lo Swiss made, tra cui l'incasso del movimento all'interno dell'orologio fatto in Svizzera, gli ultimi controlli fatti in Svizzera, il 60% se non ricordo male della produzione svizzera. Insomma, ci sono delle regole, sono orologi Swiss made, tra l'altro orologi molto spesso apprezzati dagli appassionati per la loro qualità, perché credo sia abbastanza indubbio che la qualità degli orologi Steinhardt sia elevata, soprattutto per il prezzo a cui vengono venduti. La critica più spesso rivolta a questi orologi e la mia critica soprattutto è quella che normalmente fanno soltanto homage, cioè orologi che copiano il design di altri orologi, il che naturalmente li rende di sicuro appetibili, facili da vendere, ma senza grandi sforzi, che poi è la critica maggiore, no, che facciamo agli homage. Comunque vediamo un po'. Diver Watches, io ricordo dei Pepsi, dei specie di sub da parte di Steinhardt. Vediamo un po'. Design come potete vedere molto ispirati, un po' vintage, un po' no. Vediamo un po', per esempio questo qui sembra un sub Hulk quadrante ghiera verde ceramica. Vediamo che cosa ci dice. 630 euro. Volevo vedere un po' qual è il movimento qui dentro. È un Sellita 200 Elaboré, quindi un movimento svizzero, un orologio Swiss made, però è un orologio che ricorda un po' troppo il sub. Molto spesso chi difende Steinhardt, chi l'ha sempre difesa proprio nella categoria homage, soprattutto del forum, ha sempre eccepito il fatto che non è una copia 1 a 1. E a me faceva un po' sorridere questa osservazione. E qualcuno che diceva, vedi, le anse sono diverse, il diametro è diverso, questo è 41, questo chissà cos'è, vediamo se è 41, questo è 42, il sub è 40, ma sono
contestazioni un po' ridicole, passatemi il termine, anzi credo sia un eufemismo, e che il diametro sia 2 mm in più, che le anse abbiano una forma un po' diversa, che il bracciale abbia una dimensione leggermente diversa o le anse non siano una copia del sub. È innegabile che questo orologio voglia sembrare un sub, voglia avere quel design. Poi non credo che qualcuno lo voglia indossare sperando che altri credano sia un Rolex, ma non è quello il concetto che io critico. Il concetto è che è un design di un'altra maison, è un altro orologio questo qui. Se poi ci mettiamo scritto Steinhart sul quadrante, sì, costa poco, è ben fatto, è di qualità, ma non è altro che un'imitazione di un altro orologio che è di un'altra maison, di un'altra azienda. E naturalmente se qualcuno mi dicesse ma costa solo 630 euro, ma con 630 euro si comprano 2 Laco, per dirne uno, Laco che ha storia nell'aviazione nella seconda guerra mondiale sin dal 1925 se non ricordo male. Quindi la contestazione di dire costa poco per me non ha più alcun valore, anche perché c'è gente che spende 6.000 euro comprando 10 di questi orologi e si fa una collezione di omage quando poteva comprare magari l'orologio che desidera, perché inutile prenderci in giro. Chi compra un orologio che copia un altro è perché vorrebbe quello originale, non perché gli piace quel design e vuole spendere poco. Non prendiamoci in giro. Chi compra la copia di un orologio o un orologio che ricorda tantissimo un altro orologio evidentemente vorrebbe l'originale. Però ecco, con 630 euro o si possono risparmiare per arrivare all'originale con un po' di pazienza, oppure si può comprare roba che ha veramente storia, design e originalità. Poi naturalmente questo è il mio semplice pensiero, che qualcuno compri Steinhart, anzi Steinhart gode di ottima salute, vende tantissimi orologi, a me non cambia nulla. Però se qualcuno, se un neofita o se chi mi segue mi dovesse chiedere un consiglio, e io parlo così perché se chi mi ascolta vuole dei consigli, questi sono i miei, non spenderei e non comprerei delle copie, delle imitazioni. Risparmierei, oppure anche con la metà del prezzo comprerei qualcosa di originale. E questo era il mio pippone sugli omage, però mi sa che in questa puntata sarà abbastanza ricorrente. Per esempio questo qui ha la lunetta tipica proprio di un Rolex manuale, a carica manuale, proprio è la stessa, dimensioni, forme, il coroncione, il tipico coroncione a ore 3 tipico di un 6263 per esempio di Rolex, così come anche le proporzioni generali, no? Cioè guardando questo orologio così a primo impatto un appassionato di orologi ci vede un Daytona manuale, 1250 euro tra l'altro, che non sono pochi. Poi avrà pure un buon movimento, un Lajou Perret credo, top premium. Ok, d'accordo, ma si potrebbe investire un minimo nella ricerca e nello sviluppo per disegnarsi un orologio originale. Io lo so che è facile vendere un orologio così bello perché ricorda un Daytona manuale, però onestamente quello che io sento è che, come quest'altro per esempio Panda, è che poi magari si spendono tanti soldi, 1250 euro, per avere un orologio che ricorda qualcos'altro, ma che ci ricorda ogni volta che quel qualcos'altro non ce l'abbiamo. E insomma, non lo so, io la trovo personalmente una cosa vabbè, ma qui proprio adesso ricordavo, lo sapevo che sarebbe stata una puntata difficile. Qui abbiamo il freccione di Rolex, proprio lui, le sfere, anche la patina del tempo, il freccione arancione, 580 euro. So anche che tantissimi criticheranno le mie parole, anche se così come sto parlando io in maniera pacata o quasi, cercando insomma di esprimere il mio punto di vista, ed è solo un punto di vista, chiedo anche a voi nei commenti di esternare il vostro punto di vista, ma con educazione, insomma, siamo tra persone civili. Se ci incontrassimo di persona al bar, dubito che qualcuno di voi utilizzerebbe gli stessi toni che molto spesso leggo nei commenti, no? Quindi cerchiamo di essere civili. Ora, so che tanta gente ama, per esempio, questo design, molti hanno comprato questo orologio perché amano il design del freccione, sono d'accordo, è bellissimo il design del freccione, però c'è anche da dire che se non lo possiamo comprare, se non possiamo spendere 30.000 euro per un freccione, ce lo ammiriamo in fotografia, sui cataloghi, nelle aste. Non è che per forza bisogna possedere, bisogna comprare per
forza bisogna mettere al polso, non è pane, non sono medicine, è soltanto un orologio con un design tra l'altro molto originale, denominato Steve McQueen, che tra l'altro Steve McQueen nessuno gliel'ha mai visto al polso, aveva un sub tra gli altri, ma non un freccione. Comunque, bello perché è un freccione di Rolex, ma sopra c'è scritto Steinhardt. Qualcuno mi dirà, ma la forma della cassa, guarda le anse come sono diverse. Dai. Ora, 580 euro, vale la pena togliersi lo sfizio del freccione sapendo che non è un freccione, sapendo che non sarà mai un freccione e comunque costa quasi 600 euro? Ripeto, per me no, perché è un orologio che ci ricorda quanto vorremmo il freccione ma che purtroppo non possiamo avere, il che insomma lo rende per me inutile. Qualcuno dirà che mi lamento del fatto che con pochi soldi si può avere quasi un Rolex o si può far credere di avere un Rolex. L'ho letta spesso questa contestazione, ma a parte che qualcuno abbia un finto Rolex non vedo come possa interessarmi, un finto Rolex ma anche un finto Speedmaster come per esempio i Pagani, no? Che sono usciti recentemente, non può interessarmi. Io sono un appassionato, compro ciò che mi piace e ciò che soddisfa me. Che qualcuno giri con quello che sembra un freccione, uno Speedmaster, non mi tange, non mi può toccare in alcun modo, cioè non rende meno vivida la mia passione o meno interessante gli orologi che mi appassionano. Sono semplicemente le scelte di qualcun altro. Io, come ho detto prima, parlo così perché è come parlerei a un amico, a un neofita, a qualcuno che mi dovesse chiedere un consiglio e mi chiedesse come la vedo io questa passione, come approccerei io a questa passione, anche forte degli errori per esempio fatti in passato. Omage non ne ho mai comprati, ma ho fatto comunque altri errori, quindi non è una critica a chi lo fa, o meglio non mi cambia nulla se qualcuno lo fa, è semplicemente un modo di vedere questa passione, il collezionismo per gli orologi, che non ritengo neanche sia quello giusto in realtà. Cioè non è che io sono convinto di essere quello che ha ragione, è soltanto una visione. La mia visione è questa, per questi motivi di cui vi sto parlando, non necessariamente è quella giusta, ritengo io che sia quella giusta, almeno in questo momento, ma soltanto gli stupidi non cambiano idea e non nego che un giorno potrei cambiare idea, però oggi ritengo giusto questo modo di vedere la passione per gli orologi e quindi è anche il modo in cui parlo e sono anche i consigli che do a degli appassionati. Così come per esempio alcune volte viene contestato il fatto che in questo modo, come dicevamo, qualcuno può permettersi un design, può divertirsi. Ripeto, con molti meno soldi si possono comprare design originali e che hanno fatto storia, quindi anche lì per me è un discorso che regge poco. Vedo però che c'è anche qualcosa che può sembrare un po' più originale, questa specie di, questo diciamo ricorda vagamente un sub militare con quadrante con il 369, però ecco, in questo caso non ha i disegni tipici del sub. Gli indici sono a bastone, non sono i classici bicchierini. Costicchia però 840 euro, credo che sia in 904 acciaio 904L, infatti ma c'è scritto anche nel nome. È un 39 mm Swiss Sellita 200 Elaboré Premium, cassa 39 mm, spessore 14,5, non è poco ma ci sta per un 300 metri e insomma diciamo questo ricorda un orologio, il tipico diver sportivo, ma in questo caso per esempio non è esattamente la copia di un sub, però 840 euro sono bei soldi. Qua vediamo anche un GMT, anche in questo caso originale, che poi piaccia o meno ma quantomeno è originale, con questa ghiera delle 24 ore, il quadrante forse ricorda qualche stile tipo Citizen, ma anche qui ripeto sono dei vaghi ricordi, la corona d'ore 4, ma non è una copia 1 a 1 o comunque non è un orologio che vuole sembrare necessariamente qualcos'altro, ha dei richiami, ha degli stili che io non critico assolutamente. 800 euro in movimento, e questo qui per esempio non è il solito GMT con l'ultimo movimento Seiko che in tanti stanno utilizzando, è un Sellita, il 330 Elaboré, che per me giustifica in questo caso gli 800 euro, li giustifica ampiamente, è un GMT, un vero GMT Swiss made, il che indubbiamente
ovviamente lo rende interessante, anche se, ripeto, poi i gusti sono gusti, anche perché questo non l'avevo visto, ma 45 mm di diametro, direi che è un orologio veramente veramente enorme. 45 mm, siamo a livello di diesel, degli orologi diesel. Va bene, poi le classiche lunette che ricordano altro. Qui ricorda il blu e verde del Rolex mancino, qui ricorda il blu e il nero del Rolex cosiddetto Batman. Va bene, ma insomma anche qui sono colori che ricordano, non è una copia. Poi ci sono un'altra serie di cose che ho un po' paura di aprire. Comunque vediamo questo qui che sembra, questo ha la ghiera classica di un GMT ceramica, però diciamo ha più o meno una sua linea, anche grazie al fatto che si tratta di un orologio PVD, credo, non credo sia ceramica. Questo qui sicuramente 650 euro, limitato a 200 pezzi. Insomma, per chi ama lo stile militare può essere interessante, sapendo che la ghiera è esattamente quella di un GMT ceramica di Rolex. Però anche qui movimento GMT 330 Elaboré, diametro 39 mm, altezza 13 mm, e quindi anche sull'altezza qui sullo spessore hanno lavorato bene. Poi c'è la lente ciclope che comunque si vede anche in tanti altri orologi, però ecco, non nasconde il suo animo un po' Rolex, dai, un po' Rolex lo possiamo dire. Poi abbiamo il GMT Pepsi quadrante blu, il GMT quadrante nero. Questo è un freccione in acciaio oro che Rolex non ha mai fatto, ma naturalmente nessuno vieta di farlo, a parte il fatto che naturalmente qui parliamo di acciaio colorato d'oro, non è assolutamente placcato come qualcuno crede ogni tanto, e come per esempio qualcuno ha commentato nel video di Federico Stant di domenica scorsa. Non è placcatura, questo è colore, PVD colorato, punto e basta. Tant'è che costa 650 euro, non potrebbe essere diversamente. Poi abbiamo i classici Oyster Perpetual di tutti i colori, il Tiffany, il rosso, il giallo. Anche qui non è esattamente una copia, però vuole essere quello, no? Lo ricorda molto, inutile nasconderci, ma non credo neppure che Steinhardt voglia nascondersi da questa cosa, altrimenti farebbe orologi diversi. E questi sono orologi che, insomma, per me potrebbero tranquillamente abbandonare il catalogo di Steinhardt, e mi piacerebbe tanto vedere la loro qualità spesa invece su altro, su un design e magari un vero dipartimento ricerca e sviluppo che possa dare originalità, che possa dare carattere a questi orologi. Per esempio questo qui è un orologio che ricorda un orologio sportivo, maglia Oyster, lunetta con questo font molto simile a Rolex, però è un orologio originale, non è un orologio che imita o copia. Ci sono dei pochi elementi che però hanno anche tanti altri orologi, anche perché poi gli orologi con ghiera girevole sono questi, non è che c'è più tanto da inventare, però questo qui è un orologio molto originale, se almeno credo, insomma, non conosco altri orologi di questo tipo, con questi indici così grandi, con dei colori diversi, tutto nero. Questo qui è un GMT, anche lui immagino, sì, con ETA 2893, che cos'è 2893? Elaboré, e poi immagino che abbia il modulo GMT e spesso 13,6 mm, però ecco, questo qui lo apprezzerei molto di più. Se Steinhardt avesse a catalogo poche cose, tra cui per esempio questo qui, il Kaki che abbiamo visto prima, questo, o anche questo GMT, ma anche in questi colori, perché poi i colori, insomma, capirai, non c'è problema, ma se avesse poche cose originali io credo che inizieremmo a guardarla con occhi completamente diversi. Questo qui è il GMT freccione senza invecchiamento, però questo qui è nuovo, l'altro è patinato, va bene. Poi ci sono i GMT acciaio oro, l'occhio di tigre, questo qui che ha un quadrante del Rolex Explorer il 1016 ma su un sub acciaio e oro. Va bene, c'è davvero l'imbarazzo. Questo è proprio il Root Beer bracciale Jubilee. Questo che cos'è, che diametro è? 39 mm, quindi non è uguale a Rolex perché è 1 millimetro in meno il diametro. Va bene, 710 euro, e costano
costano tanto, e io ripeto, non sono orologi che potrei suggerire a un appassionato. Spendere 760 euro per il primo GMT della storia di Rolex con questo finto invecchiamento, e poi si chiama Ocean 39 GMT, non me la fido, come si suol dire, non me la sentirei. Poi ci sono i vari GMT Jubilee, tanti Pepsi, il Coke, il Ghiera verde, il Ghiera nera. Poi questo qui credo anche che sia un omaggio, però purtroppo non ricordo bene che cosa omaggia, ma io questo disegno qui credo di averlo già visto da qualche parte, mi ricorda indubbiamente qualcosa. Questo per esempio potrebbe rimanere a catalogo. Questo qui, se non imita nulla, è uno Steinhardt con il suo disegno, con il suo stile, e va benissimo. Questi comunque erano soltanto i diver. Vediamo un po' Pilot, se Zenith ci ha messo lo zampino. Direi proprio di sì. Io ci vedo i VC più che Zenith. I VC, eccolo qui, che poi questo qui è un disegno in realtà molto comune negli anni 40, nella seconda guerra mondiale soprattutto. Come dicevamo prima, l'ACO utilizzava questo design, lo utilizzava anche i VC. Steinhardt naturalmente non era ancora nata, quindi oggi lo mutua per fare il suo Pilot. Non so bene se perdonarglielo, però diciamo che è un bel orologio, si vende facilmente, quindi rientra tranquillamente nella politica Steinhardt. Questo qui mi sembra tranquillamente un IWC Pilot, tasti a pompa, la lunetta più piccola della cassa, tipico cinturino con i rivetti. Perché i rivetti? Forse non lo sapete, in realtà quei rivetti una volta erano veri perché le anse erano fisse, quindi non c'erano le molle, no? Le spring bar che si potevano smontare per montare i cinturini. Il cinturino aveva una piega, esistono ancora in commercio ma non con i rivetti, con delle linguette in ferro che si stringono e chiudono. Insomma, il cinturino era più lungo, aveva questa lingua in pelle che andava attorno all'ansa, si chiudeva e poi si rivettava semplicemente, e quindi il disegno di questi orologi, di questi Aviator degli anni 30 e 40 era così, proprio dovuto alle anse fisse. Orologi simpatici, begli orologi sportivi, però 1050 euro, c'è tanto altro, ma anche a voler comprare un homage, una copia o un'ispirazione, ormai si spendono 100-200 euro e magari la qualità è la stessa. Non saranno Swiss made, però voi mi insegnate, no? Molti di voi mi insegnano che la qualità è altissima negli Addis Dive, nei Pagani, nei San Martin tanto elogiati, tanto amati, altissima qualità, salvo poi magari copiare i design e lamentarsi, no? Spero non accada a nessuno di noi. Però se succede, io credo che la colpa sia anche da attribuire a chi li ha spinti tantissimo e continua a spingerli nel mondo degli appassionati. Va tutto bene fin quando copiano altri, però quando e se dovesse capitare che inizieranno a copiare proprio chi li ha elogiati, la cosa potrebbe iniziare a diventare poco divertente, no? È questo che io contesto a queste maison. Non contesto che un appassionato possa decidere di divertirsi, non so neanche perché si diverta con una copia al polso, ma possa decidere di divertirsi mettendo in collezione degli orologi che sembrano altro, quando spendendo meno si possono comprare invece, dicevo, design originali e con storia. Ma se il prezzo da pagare è questo, forse io penso si potrebbe pensare a un passo indietro. Ma questo è tutto un altro discorso. Il nostro Steinhardt, la nostra Steinhardt continua con degli orologi, appunto, questi Pilot che prendono ispirazione dalla storia dei Pilot, dalla storia dei vintage, dalla storia di Laco, indubbiamente, di Zenith, ma in generale dalla storia dei Field Watch, che è vero, all'epoca si assomigliavano un po' tutti, ma un conto è assomigliarsi perché si stanno affrontando quei periodi storici e la seconda guerra mondiale nello stesso momento, un conto invece è prendere quel design e poi venderlo e venderlo bene, perché appunto è un design storico grazie ad altre maison. E questo secondo me riassume un po' il concetto. Poi abbiamo ancora in Marine Watches, vediamo un po' se ci sono degli orologi
orologi, diciamo dei design tipicamente copiati. Diciamo che questi ricordano qualcosa, per esempio queste sfere sono due sfere completamente diverse in realtà, una sfera Gladio e una sfera invece, questa non so bene come definirla, però insomma sono due stili diversi. Chemin de Fer per la minuteria, però insomma è un disegno abbastanza originale. Altri orologi, per esempio questo qui con le fasi lunari, anche qui sicuramente un Sellita, un 280, 650 euro, anche lui non ricorda nello specifico qualcosa, ma credo anche che siano forse quelli meno venduti. Poi abbiamo qui qualcosa che invece ricorda il Mare Nostrum, anzi questo per esempio è praticamente una copia del Mare Nostrum di Panerai, se non lo conoscete andatelo a vedere, è un orologio magnifico, tra l'altro riedito anche recentemente, e questa è una copia insomma del Mare Nostrum con i limiti e con il discorso che facevamo prima. E poi c'è qualcosa insomma di un po' più classico, di colorato, che però insomma ha anche il suo prezzo, 1100 euro. Ci si compra belle cose con 1100 euro, ci si comprano dei Seiko, dei King Seiko, ci si compra Nomos, insomma. Vediamo un po'. Premium line, Steinhardt ci dice che c'è una premium line che probabilmente non abbiamo visto prima. No, sono gli stessi di varie categorie che però costano di più in generale. Abbiamo i Pilot, c'erano i Diver sopra, i Chrono qui sotto, questo qui che ha questa cassa di forma con la sfera delle ore che indica anche l'orario digitale, quindi immagino ci sia un disco qua sotto con il numero delle ore scritto, e questa finestrella girando chiaramente fa vedere anche il numero, quindi un'indicazione digitale oltre che analogica, anche se è abbastanza semplice nella sua costruzione. No, non ci sono insomma, non ci sono orologi particolari, ma un riepilogo di quelli forse che costano di più, con i calibri Elaboré eccetera. C'è quest'altro orologio di forma che è un Gentiano, chiamiamolo così, in questo caso non ricorda esattamente un modello ma prende ispirazione da vari modelli, forse ricorda un D1 Milano, chissà se è arrivata prima D1 Milano o prima Steinhardt su questo design, però in generale insomma non è esattamente un modello che Steinhardt ha voluto replicare. Vediamo un po' se c'è anche altro. Cronografi, ma credo che saranno quelli che abbiamo già visto, cioè i Pilot. Sì, anche in questo caso è un riepilogo di alcuni dei modelli che abbiamo già visto nelle varie edizioni. Questo qua per esempio è la copia di uno Zenith, se non ricordo male. Poi sì, c'è il tasto rosso che lo differenzia, però insomma torniamo ai discorsi di prima. E questo invece credo che sia abbastanza originale, sì, possiamo dire di sì. Potrebbe ricordare qualcosa, però onestamente non saprei dirlo, ma mi sembra abbastanza originale. Insomma, questa è la Steinhardt odierna e che sapevo di trovare oggi in questa puntata. Insomma, Steinhardt è un po' quello che è sempre stata, e ho mosso le critiche che ho sempre fatto a Steinhardt e anche alle altre maison che prendendo ispirazione o imitando quasi totalmente i modelli più famosi e più iconici, sia moderni che storici, naturalmente hanno possibilità di vendere di più, di piacere di più, a mio avviso però erodendo budget che un appassionato, un vero appassionato, un collezionista potrebbe invece destinare a qualcosa a volte anche più economico. Prendete per esempio un russo da 50 euro, ma che ha una storia e che tranquillamente può avere un posto di rilievo in una qualsiasi collezione. Qualcuno naturalmente obietterà che la storia e il blasone, ma parlando di prezzi ho parlato anche di 50 euro, ma la storia quantomeno non è necessaria ad un orologio per piacere, questo è indubbio e ognuno vive la propria passione come meglio crede. Ripeto, questi sono soltanto i miei consigli ed è soltanto il mio punto di vista, però è anche vero che tutti questi orologi che imitano storia, non imitano degli orologi che storia non ne hanno. Perché? Perché la storia molto probabilmente è il fulcro principale di questa passione, come normalmente avviene per qualsiasi tipo di passione e di collezionismo. È quella
che gli appassionati studiano, approfondiscono, che amano, e sono le storie dietro gli orologi che molto spesso ce li fanno amare. Anche storie recenti, io non parlo di storie che abbiano 2 o 3 secoli, io parlo anche di piccole storie recenti come per esempio Calamai o come HTD sicuramente, storie che persone, appassionati, ragazzi, imprenditori, gente che sogna, che non ci dorme la notte, che investe, che rischia, mette dietro determinati orologi anche se hanno iniziato soltanto 2 mesi fa. A me quello basta, purché però ci sia appunto una storia dietro quell'orologio e non soltanto il disegno di un altro che però ti fa vendere meglio. Ora abbiamo divagato tantissimo, però era da tanto che non affrontavamo il discorso e quindi ho approfittato per parlare di Steinhardt e per parlare di Homage assieme a voi, perché poi è la cosa che mi piace di più qui su Talk, no? Parlare di orologeria, non soltanto fare le solite recensioni. Quindi non vedo l'ora di sapere la vostra nei commenti, ripeto, con l'educazione che contraddistingue le persone per bene. Non sceglierò un modello di Steinhardt questa volta perché non ne ho mai avuto uno e sinceramente non considererei di comprarne. E ripeto, non escludo nella vita di cambiare idea, ma questo lo vedremo più in là, e vi do appuntamento invece come sempre ad una prossima puntata qui nella nostra stanza degli orologi su Talk. Ciao, a sto giro m'ammazzano.